Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la web serie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Stavolta facciamo un salto nel passato, al calcio italiano dei pionieri, a quando nella città di Roma l'arrivo di uno strano oggetto come il pallone cambiò le abitudini degli sportivi della capitale. Immaginiamo insieme un futuro diverso, come avrebbe potuto essere il calcio a Roma se fossero rimaste smembrate, senza le fusioni e gli accorpamenti dell'epoca del ventennio, le anime che componevano la capitale del calcio. La storia, impossibile oggi ma realmente esistita all'alba del secolo scorso, delle 8 squadre del derby della capitale. La storia del derby infinito tra Lazio e Roma la conoscono in molti. Un divertente esercizio di fantasia potrebbe essere rappresentato dall'immaginare come sarebbe la Roma dei giorni nostri se calcisticamente fosse rimasta come la Londra che porta diverse squadre in Premier League e ne conta a decine in tutte le serie professionistiche e della non-league. Alla Lazio sarebbe rimasto il primato di prima squadra fondata nella capitale, con la storia già conosciuta. Nata a Piazza della Libertà, la società biancoceleste si sarebbe estesa verso il quartiere Prati e Roma Nord, espressione della buona borghesia capitolina. Il club vantava il campo della Rondinella, esattamente dove sorgeva il parcheggio dello Stadio Flaminio, come il più bello e adatto dedicato al gioco del calcio a Roma, divenuto orto di guerra durante la Prima Guerra Mondiale, un gesto che permise alla Lazio di essere innalzata ad ente morale. Dall'altra parte del Tevere, l'Alba avrebbe potuto raccogliere una parte dell'eredità dell'attuale AS Roma, espressione popolare dello stesso versante della città rappresentato dalla Lazio. I biancoverdi dell'Alba vennero fondati nel 1907 nell'osteria di Umberto Farneti, nel cuore del quartiere Flaminio, e sarebbe stata presenza costante in Serie A, con 2 finali scudetto alle spalle nella sua storia, perse nel 1924 contro il Bologna e nel 1926 contro la Juventus. Presenza costante tra le squadre di Serie A assieme a Lazio ed Alba sarebbe stata anche la Fortitudo, squadra vicina alla comunità cattolica capitolina, dunque con una base dall'enorme forza. Nata nel rione Borgo, a 2 passi da San Pietro e grazie a una donazione di Papa Pio X, la Fortitudo assieme all'Alba rappresentava l'anima popolare del calcio a Roma, così come Lazio e Roman erano esponenti dei ceti più alti. Visto che siamo nel campo della fantascienza calcistica, nello sviluppo della storia si potrebbe addirittura immaginare la Fortitudo come squadra legata all'establishment della DC ai tempi della Prima Repubblica, in contrapposizione all'anima dell'Alba che avrebbe potuto abbracciare i ceti più popolari della vecchia Roma. Spostandoci più in periferia, l'Audace sarebbe stata il Rayo Vallecano del nostro calcio. Anni in C e in B, ma anche orgogliose puntate nella massima serie. Nel piccolo stadio tutto bianco-rosso, una bomboniera nel quartiere Tuscolano, che racchiude la passione dei tifosi da Cinecittà a Piazza Re di Roma. Negli anni ruggenti del calcio capitolino, giocò i suoi match al motovelodromo Appio, dove non si poteva arrivare se non dopo una camminata di 4 km una volta scesi con il tram al capolinea di Porta San Giovanni. Più snob il Roman, una sorta di Fulham de Noantri, al quale strizza l'occhio la Roma bene. Stadio piccolo e di proprietà, più Serie B che Serie A e qualche campagna acquisti dispendiosa, tanto da regalare, magari negli anni '80, una rapida puntata nelle coppe europee. Il Roman fu il primo club a potersi fregiare di uno stadio di proprietà a Roma. Era l'espressione dell'aristocrazia capitolina e scendeva in campo allo stadio Due Pini, situato dove sorge l'attuale Tennis Club Parioli. Giocò ininterrottamente nel campionato di prima divisione dal 1912 al 1923. Collocazione naturale in Serie B e in C per il Pro Roma, che trova il suo feudo partendo dalla via Ostiense e la Piramide fino ad arrivare all'Eur e a Ostia. Come la Fortitudo, anche il Pro Roma aveva una forte matrice cattolica e nei match tra le 2 squadre si scontravano in panchina 2 sacerdoti, Don Tonker nella Pro Roma e Frate Ciprari nella Fortitudo. E come il campo della Madonna del Riposo della Fortitudo, il campo della Piramide non aveva tribune né spogliatoi. Lo stesso per l'orgogliosa US Romana, che dal campo dell'Olmo, nei pressi dell'attuale piazza Maresciallo Giardino, avrebbe saputo essere un orgoglioso avamposto capitolino in terza serie. Così come la Juventus di Roma, nata per diretta emulazione dei bianconeri di Torino. Raccoglieva i suoi tifosi nell'attuale zona alle spalle della stazione Termini, fra i rioni Monti e Testaccio, spostandosi dopo la Grande Guerra al campo della Farnesina, con la zona dell'attuale Foro Italico Corso Francia, che diventò la base del tifo bianconero romano. Immaginare Roma come Londra, con i piccoli campi sopracitati divenuti stadi all'avanguardia, riammodernati senza perdere location storica e anni di gloria, e altri club ad animare una città dai 1000 derby, è solo un simpatico gioco, che racchiude però un grande suggestivo fascino. Poi però arriverebbero i tifosi più sanguigni a dire «Oh, fermate la giostra della fantasia, che già reggere un derby è dura, figuriamoci 8», per la serie Addio Coronarie.
Se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui nuovi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!